Oi, dritto al sodo, 10 cose che secondo me sono molto importanti da sapere quando si inizia a giocare ad Assassin's Creed Shadows. Non ve le elencherò per importanza, ma cercherò di dare un senso a quello che dico. Sono tiranno matto e bando alle ciance, questa è la mia guida. Partiamo subitissimo dalle opzioni di gioco. È importante capire che Assassin's Creed Shadows può essere preso da tantissime angolazioni diverse. Se vogliamo un'esperienza più complessa da giocare, abbiamo assolutamente gli strumenti per farci soffrire. Non è un Souls, ma aprendo le opzioni potremmo infatti calibrare la difficoltà del combattimento, la difficoltà della furtività e l'assassinio garantito. Nel caso dell'assassinio garantito io ve lo sconsiglio completamente e in generale vi assicuro che giocarlo a difficoltà difficile non è così proibitivo. Anzi, penso sia un valore aggiunto per rendere l'esperienza di gioco più immersiva. Però potete sempre decidere di vivere un'avventura più rilassata, che anzi non va assolutamente a togliere nulla all'esperienza di gioco nei panni di Yasuke o Naoe. Quest'ultima però è prima fra pari per una serie di scelte narrative assolutamente condivisibili. Le prime all'incirca 20 ore, a meno che non si vorrà correre e terminare subito le quest dell'atto 2, saranno nei panni di Naoe. La shinobi ombra di Iga è infatti la protagonista di questa storia e il suo gameplay è quello più reminiscente della saga di Assassin's Creed. Sarà con lei infatti che avremo la possibilità di combattere in maniera più agile, operare con il parkour, con i nascondigli, con le solite meccaniche che sono proprie della saga e non solo, perché ci saranno ovviamente alcuni strumenti presenti nel Giappone feudale e adoperati dagli shinobi. Non disperate, comunque il nostro secondo personaggio è di tutto rispetto, si sbloccherà a un certo punto nella storia, non intendo farvi spoiler, tutto quello che ho clippato all'interno di questo video e scelto per il montaggio infatti è decontestualizzato e non vi dovrebbe spoilerare assolutamente nulla. Se siete interessati a un walkthrough per comprendere la mia esperienza diretta in Assassin's Creed Shadows, trovate qui la playlist che sto continuamente aggiornando. Buona visione! Tornando invece nel merito della guida di oggi, il prossimo punto è privo di qualsivoglia azione. Infatti è fondamentale sapere che quando si sbloccherà il proprio nascondiglio ci sarà una rigidissima priorità edile da rispettare. Infatti la stalla è fondamentale per la generazione delle risorse da costruzione. Vi consiglio assolutamente di portarla il prima possibile al livello 3 di potenziamento. Per quanto riguarda le altre stanze non preoccupatevi, vanno tutte bene, alcune le sbloccherete più avanti. Ce n'è giusto una alla fine del capitolo 2 quando avremo a disposizione anche Yasuke che ha necessità di una piccola parentesi. Per quanto riguarda le altre, oltre quelle estetiche appunto, vanno tutte bene. Quando avete le risorse e volete investire un po' del vostro tempo per abbellire il nascondiglio, fatelo e valutate le varie opzioni. Certamente però fra tutte, quelle dei Kakurega e la Tera, che è quella di cui vi parlavo, che aumenta l'esperienza ottenuta del 10%, sono le più importanti. Sono investimenti a lungo termine e quando si parla di gestionali, fidatevi, ne so qualcosa, è la soluzione migliore. Ad onor del vero, le risorse comunque pioveranno dal cielo. E vi spiego anche perché. I Kakurega, i nostri nascondigli presenti in tutto il Giappone che potremmo acquistare per un po' di soldini, saranno a livello teorico e pratico le basi d'operazione delle nostre vedette, i nostri esploratori, che potremo assegnare anche alla raccolta di risorse. Cosa possiamo fare all'interno dei Kakurega però? Possiamo gestire i nostri alleati, rifornirci di razioni e strumenti, accedere a un deposito in cui possiamo mettere tutti i nostri oggetti e a volte sarà molto utile non girare con l'inventario pieno. È il luogo in cui possiamo rinfoltire i nostri esploratori prima del passaggio di stagione e soprattutto avremo il pannello di incarichi dell'area di riferimento del Kakurega.
Ma prima di addentrarci negli incarichi ed attività, una piccola parentesi sulle vedette. Infatti, oltre al poter recuperare le risorse all'interno di determinate aree, le vedette sono fondamentali per trovare in mappa i luoghi indicativamente delle missioni, cioè avremo degli indizi e noi dovremo mandare un esploratore in un'area che ci darà un piccolo marchio, un segnalino in mappa per determinare l'area di ricerca, non esattamente il punto in cui l'obiettivo, il quest giver è presente. Questo è un passo avanti, secondo me, rispetto al passato, perché ci permette di essere un pochino più immersi e non seguire quello che c'è scritto sulla minimappa, punto e basta, come se fosse un GPS. Altro benefit legato ai Kakurega: le vedette possono essere spese per ridurre il livello di ricercato in una regione in cui è presente un Kakurega. Molto utile a un certo punto, ve lo assicuro, perché il gioco ci manderà presso dei mercenari e degli specialisti veramente fastidiosi. Quando vi dicevo che le risorse sarebbero piovute dal cielo, intendevo proprio che utilizzando a nastro tutte le attività e gli incarichi disponibili nei Kakurega avremmo sempre qualcosa da fare, anche se ripetitivo a livello di design, e che ci permetterà di accumulare sia tramite le ricompense sia tramite il loot specifico dei campi in cui dovremo entrare per distruggere, uccidere, la solita storia, la già citata quantità immane di risorse. E queste tre risorse, la legna, la paglia e i minerali, saranno fondamentali per il consiglio di cui prima, cioè l'investire negli edifici, e non solo, anche risorse per gli upgrade dell'equipaggiamento. Gli incarichi si ripristineranno all'inizio di ogni nuova stagione, quindi è il momento di dare un altro consiglio, cioè capire meglio come funziona il corso del tempo e delle stagioni all'interno di Assassin's Creed Shadows. Dovete sapere che ogni 2 quasi 3 ore passate all'interno del gioco ci sarà un avanzamento alla stagione successiva, che però non avverrà istantaneamente, no, avverrà quando faremo necessitare al motore di gioco un caricamento. Quindi i viaggi rapidi e le quest principali faranno avanzare il tempo stagionale. Per quanto riguarda il ciclo giorno-notte, questo funziona in maniera differente. Ogni 24 minuti in tempo reale passati in gioco, il giorno darà seguito alla notte e ogni 24 minuti di notte darà seguito al giorno. Il ciclo giorno-notte e le stagioni cambieranno tantissimo il nostro approccio al gioco, quindi fate tesoro di queste informazioni che vi ho condiviso. A proposito di informazioni di grande valore, la settima cosa da sapere: i minigiochi. Questi non saranno realmente opzionali, ma con calma, un passo alla volta. Prima di tutto sono suddivisi a seconda del personaggio che li può compiere, con l'eccezione di questi 3. I tumuli o kofun, che sono 10, saranno delle tombe puzzle game a seconda della tipologia. O Naoe o Yasuke potranno farlo. 36 templi con pergamena, abbastanza semplici in realtà rispetto a tanti altri. Bisognerà andare e prendere degli oggettini dai 2 ai 4 di solito. E 27 santuari da onorare. Ecco, forse i santuari sono quelli un pochino più tediosi perché sono bellissimi, ma separano tantissimo gli altari l'uno dagli altri e quando sono magari 4 diventa un po' macchinoso. Naoe può meditare con l'attività del Kujikiri, ce ne saranno 21 in tutta la mappa. È un minigioco di meditazione che darà anche accesso all'inizio a una quest legata al passato di Naoe. Inoltre lei potrà percorrere alcuni tragitti chiamati percorsi, ce ne sono 10 in tutto il Giappone, legati alla confraternita degli assassini, così parrebbe. Yasuke invece ha accesso
ha ben 18 allenamenti corpo a corpo chiamati kata, abbastanza difficili soprattutto quando si arriva agli ultimi, e 10 allenamenti yabusame di arceria a cavallo. In più, un piccolo bonus, sia Naoe sia Yasuke avranno a disposizione il Sumi-I, cioè la tecnica di pittura per 24 animali che si possono trovare in giro per il mondo, con l'aggiunta di alcuni animali leggendari della mitologia giapponese che però non voglio trattare. Comunque valeva la pena citarlo, ecco. A parte quest'ultimo, tutti questi minigiochi garantiranno dei punti conoscenza. I punti conoscenza sono fondamentali per ottenere determinati talenti o perk dir si voglia, che saranno divisi come vi mostro ora. Serviranno questi punti per ogni tier, per ogni livello, e i punti conoscenza, una volta che si sarà raggiunto il tier massimo, andranno addirittura a spostarsi su nuovi tier esterni per delle passive. Questo è un sistema che mi è piaciuto perché va a spronare l'esplorazione e l'attività nel mondo, per quanto possa essere anche ripetitiva, non lo metto in dubbio. Sulla questione dei punti esperienza si vanno poi a spalancare le porte per il penultimo consiglio che io credo tutti debbano prendere in considerazione quando giocano ad Assassin's Creed Shadows. Il livello è relativo alla progressione e gli oggetti dropperanno sempre al livello stesso del personaggio. Cosa vuol dire? Che anche i nemici saranno sempre pari livello con noi. Questa perlomeno è la mia esperienza a difficoltà difficile. Non so se a difficoltà inferiori funziona così. Ignorante in questo caso. Non è proprio la cosa migliore quando si fa una guida, però ho voluto giocare il gioco a difficoltà massima. Prendete queste mie parole con le pinze se giocate a difficoltà inferiore. È sempre molto importante valutare di potenziare gli oggetti in uso, i nostri preferiti, al livello che abbiamo raggiunto. Questo lo possiamo fare, come mostrato prima, grazie a delle risorse. E poi siamo giunti finalmente all'ultima cosa da sapere e di cui io mi faccio campione e paladino. Questo non è un gioco per tutti ed è giusto che sia così, perché questo gioco va a premiare l'immersione. È incredibile come io, da estremo critico degli ultimi Assassin's Creed Open World, specialmente Valhalla, stia amando Shadows. Se non si corre attraverso la storia principale e ci si impone una disciplina per vivere il Giappone dell'epoca Sengoku, Assassin's Creed Shadows riesce a consegnare un'esperienza magnifica. A livello artistico io sono completamente soddisfatto. Le attività di gioco, per quanto appunto ripetitive, ci sono. Il mondo non è così vivo come Kingdom Come Deliverance 2, ma sono giochi diversi ed è giusto che vengano vissuti in maniera differente. Non è il miglior gioco di quest'anno, non è il miglior gioco di sempre, ma vale assolutamente il prezzo della versione normale. Quanto riguarda le microtransazioni e tutto il resto, lasciamo perdere, che è meglio. Quindi il mio consiglio è: godetevelo. L'avete comprato? Godetevelo. Lo volete vedere da qualcuno tipo me? Fatelo, grazie. Anzi, sarai molto felice di condividere con voi questa esperienza, ma non giudicatelo per ciò che non vuole essere. Vi faccio un esempio finale prima di concludere. La metodica calma con cui bisogna nei minigiochi seguire culturalmente la strada spirituale per ottenere un risultato materiale, credo sia significativo del messaggio da parte degli sviluppatori verso di noi attraverso il game design. È raro vedere qualcosa del genere. Da Ubisoft è praticamente unico. Vuol dire che c'è molto di più dietro ad Assassin's Creed Shadows di quanto l'occhio possa intravedere a primo sguardo.
Qui tiranno matto, con una guida che spero sia stata utile. Se è stato così, fatemelo sapere nei commenti. Se volete, iscrivetevi al canale, la solita tiritera. Non so che cosa dirvi se non mi dispiace tanto per chi è appassionato o conosce o è di etnia giapponese per la mia pronuncia e per tutti i miei errori in questo caso. Credo si dica arigato gozaimasu. Per oggi questo è quanto.